Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi siamo qui con la nuovissima Bear 650 di Royal Enfield. Io scendo. Perché hai paura? No, perché dobbiamo spiegare. Bear 650, ma perché si chiama così? L'hanno chiamata così in onore di questo ragazzino, che all'epoca era un ragazzino di 16 anni, Eddie Mulder. All'epoca, nel 1960, mi sembra. Sì, la gara che ha disputato lui è nel 1960, dove in sella una Royal Enfield. Ha vinto questa gara nel deserto, La Big Bear Run. la Big Bear Run, che si chiama così anche per il nome del lago, perché la gara finiva arrivando sul lago Big Bear Lake. Una gara da 160 miglia in California. Ed è andato a vincere questa gloriosa manifestazione. Dunque hanno nominato questo modello in suo onore. E per di più hanno fatto una grafica. Esatto, infatti in suo onore sempre hanno fatto una grafica dedicata di questa moto, che dopo ve la metteremo qua che con corre la tabella, in mezzo a noi. Con il numero 249 sulla tabella, perché era il suo numero durante quella gara dove ha vinto. Oggi dove siamo? Cosa abbiamo come sfondo? Oggi siamo a Rocca Pallavicino. Siamo comunque vicino a Castelvetro Piacentino. Questo castello all'interno c'è dentro un museo di artigianato molto, molto carino, purtroppo oggi è chiuso, quindi non lo possiamo vedere. E Pallavicino è la capitale dell'aglio. Sì, a me non piace però. Non ti piace l'aglio? Non tanto, poco. Diciamo due cose tecniche alla veloce sulla ciclistica e il motore, perché tanto come si vede già dalle linee stiamo parlando di quasi un Interceptor. Sì, la base è un Interceptor. Il motore è quello dell'Interceptor. È il solito motore da 47 cavalli, bicilindrico fronte marcia. Però l'hanno modificato, o meglio, non il motore in sé, ma hanno modificato gli scarichi. La prima cosa che si nota è lo scarico 2 in 1. Esatto, gli scarichi sono diventati uno scarico. Sì, perché è un 2 in 1. 2 in 1. Qua sul terminale è leggermente rialzato, appunto perché la moto è pensata per fare anche dell'off-road leggero. E quindi per evitare ostacoli o comunque urti hanno deciso di rialzare leggermente il terminale dello scarico. Questa soluzione però ha dato qualche newtonmetro in più alla moto. Ciao, leggermente più coppia, un 8%, abbiamo fatto il conto, siamo intorno all'8%. Sì, perché rispetto all'Interceptor che avevamo infatti qui abbiamo 56,5 Nm contro i 52 della Interceptor, della tua anche. O della mia o anche del restyling, diciamo. Riguardo il motore l'unica differenza è questa, dopo ovviamente avendola fatta su base simil scrambler comunque, sì, la cosa che hanno modificato di più sono le sospensioni. La ciclistica. Sì, la ciclistica, perché la tua o comunque l'Interceptor in generale ha delle sospensioni molto più basse, soprattutto il posteriore. L'escursione del frontale della mia è 110, il posteriore è 88, mentre qui abbiamo 130 e 110. Dunque è una notevole differenza, soprattutto col posteriore. Sì, ma si vede già a vista, anche la luce da terra che abbiamo è maggiore, appunto per fare del leggero fuoristrada. Di conseguenza l'altezza da sella si è alzata, ovviamente alzando le sospensioni da 804 dell'Interceptor. Da 804 qui siamo a 835. Dunque sono 3 centimetri di fatto in più. Io sono alto 1,75, ci tocco bene. Fai vedere. Comunque ci tocco bene così, penso che si veda. Sì. Comunque con entrambe le piante dei piedi, i talloni mi toccano da una parte e dall'altra, non c'è problema. Questo è dato dal fatto che comunque la sella in questa parte è abbastanza rastremata, dunque ti permette di mettere giù proprio i piedi a terra. Adesso vi faccio vedere io che sono qualche centimetro in meno rispetto a lui. Tu cosa sei alto? 1,73, ma ho le gambe più corte. Comunque ci tocco con tutti e due i piedi, ma non appoggio bene la pianta. Ovviamente, cioè, è una cosa minima, basta un po' di malizia e riesci comunque. Sì, non è che non tocchi, no, non è che non tocco, rischi di cadere. Non è una roba tocchi, minima. Se io metto l'altra gamba, comunque sei sull'avampiede con tutti e due i piedi. Non sono proprio in punta. No, esatto. Però sì, non sei... riesco a tenerla comunque tranquillamente. Già qualche centimetro in più fa un po' la differenza. Secondo me sotto l'1,70
Sì, si rischia di arrivarci proprio con le punte e non essere più tanto sicuri. Esatto. Diciamo. Magari il consiglio è che se siete sull'1,70 o meno, Se volete prenderla, provatela. Perché provatela. è una cosa da valutare. Non toccare. Se no andate sull'Interceptor se vi piace questo stile qua. Per quanto riguarda le ruote, abbiamo uno pneumatico da 19 all'anteriore contro il 18 dell'Interceptor e un 17 al posteriore. Tra l'altro monta anche delle gomme più larghe, perché l'Interceptor aveva un 130/70, qui abbiamo un questo 140. è un 140/80, dunque leggermente più alta e leggermente più larga. E adesso vedremo come si comporta in mezzo alle curve, perché il cambio di pneumatico all'anteriore, passare dal 18 al 19, comunque in teoria qualcosa si sente di differente. Esatto. Magari meno scattante, non lo so. Di serie monta queste gomme che sono un semitassellato, che sembrano le Pirelli, le Scorpion Rally, quelle che montano tante enduro così, ma in realtà non lo sono, perché sono di un marchio indiano che ha sviluppato queste gomme proprio per questa moto. Comunque sono veramente veramente simili e sono belle da vedere, Sì, esteticamente, infatti, soprattutto il posteriore, bellissime. Altre differenze con l'Interceptor: lo strumento, La strumentazione, il TFT che è circolare, quella dell'Himalayan, che è la stessa dell'Himalayan, però a differenza dell'Himalayan non abbiamo le mappe, perché questa non è più un ride by wire, come ma è un acceleratore a cavo normalissimo. A cavo. C'è la possibilità di togliere l'ABS al posteriore per quando si vuole fare off-road, ma per divertirsi un po'. Esatto, ma non ci sono altre mappe. Ovviamente fanali anteriore, posteriore, tutto a LED. Un'ultima cosa che c'è di differente rispetto alla Interceptor sono la parte di telaio frontale qui, dove c'è il canotto di sterzo, è stata rinforzata, infatti si nota qui un rinforzo, e nella parte posteriore anche del telaietto è stato rinforzato, appunto perché sì, per dare un maggior sostegno anche per quanto riguarda le sollecitazioni che ci possono essere in off-road. Sicuramente ha delle sollecitazioni in più di una moto che sta solo in strada. Io direi che possiamo andarla a provare. Sì, finalmente. Andiamo? Andiamo. Ed eccoci in sella alla nuovissima Royal Enfield Bear 650, ragazzi. Non vedevo l'ora di provarla. I nostri amici di Royal Enfield Cremona ci hanno dato la possibilità di provare anche questa meraviglia. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare se avete qualche considerazione su questa Bear, anche voi se l'avete provata, e lasciare un like se questo video vi sta piacendo. Adesso la proveremo un attimino nel percorso urbano, dobbiamo uscire dalla città di Cremona, poi la proveremo anche su un percorso diciamo sterrato, leggero, una strada bianca, perché come fai a non provare questa moto su una strada bianca, visto che lo stile ci rimanda a quelle strade. Sentite un po', spettacolo. La seduta comunque per me, che sono alto 1,73, non è scomoda, hai delle gambe a 90 gradi. I piedi sono appena dietro il ginocchio, giusto per farvi capire un po' la posizione. Sei leggermente avanti con il busto, ma questo a me piace perché secondo me dà un po' più confidenza nella guida, quindi mi fa già presagire che sullo sterrato probabilmente questo manubrio è un po' troppo basso per la guida in piedi. Io direi di provare anche una bella accelerata, cosa dite? Wow! Perché ho voluto provare questa accelerata? Forse non ve l'abbiamo accennato prima, questo motore è stato aggiornato comunque all'Euro 5 Plus, però appunto come vi abbiamo detto non ha perso cavalli, anzi con questo nuovo scarico ha guadagnato qualcosina a livello di coppia. Boia che freddo! Restando sul discorso seduta, per quanto riguarda la sella, la prima impressione, adesso non abbiamo ancora fatto molti chilometri, è che sia un po' duretta. È molto sostenuta, diciamo. Bisogna vedere sul lungo periodo se cede un pochino, e quindi magari ciao ragazzo, bisogna comunque vedere se sul lungo periodo, dopo 200-300 km, rimane con questa intensità, cioè molto dura, o si lascia un po' andare e ti permette di
fare riposare al meglio le tue chiappette. Comunque ragazzi, c'è un freddo porco, come possiamo vedere sulle sconnessioni del terreno si comporta molto bene, cioè la sospensione copia bene il terreno, secondo me è stata settata al giusto. Anche nelle curve a lunga percorrenza, vedete, si inserisce bene, rimane bella sui binari, ottima impressione. Proviamo un sorpasso, anche noi siamo in terza, 4.000 giri circa. Anzi, sì, 4.000, vediamo. Via. Com'è divertente anche questa, non si smentiscono come al solito Royal Enfield, sono sempre divertenti. Soprattutto perché sono tutte moto che si possono acquistare anche per patenti A2. Il manubrio mi sembra un po' più largo di tipo quella dell'Interceptor. Una differenza che ho notato sono il blocchetto che non è più centrale ma è traslato a destra. Il peso non si sente comunque, anche se ha preso qualche chilo in più rispetto a Interceptor e Continental. A livello di freni mi convincono entrambi, sia a livello di potenza che di modulabilità. Soprattutto quello dietro ha un buon mordente, ma questo è un difetto che ad esempio confrontandoci mi sembra di aver riscontrato solo io. Questo carter qua di destra è un po' più sporgente, perciò io, forse perché ho gli stivali, sento che ci continuo a sbattere contro quando vado a cercare il freno. Adesso magari dopo vi facciamo delle riprese che si vede meglio. Quando vado a cercare il freno mi sembra di toccare tanto contro il carter. Mi dà un po' fastidio questa cosa, ma forse è solo una cosa mia o del perché io ho gli stivali e va bene. C'ho freddo anche alle gengive. Eccoci finalmente su un po' di sterratino leggero, strade bianche, perché diciamocelo, è questo per quello che è stata progettata la Bear, non di certo roba un po' più tecnica e impegnativa. Ora vediamo come si comportano un po' le sospensioni con questi avvallamenti e buche. Il feeling è buono, non è male, le sospensioni lavorano bene. Diciamo che la postura in piedi io non la trovo molto comoda. Allora, sì, è vero che la sella qui è molto rastremata e quindi si riesce a stringere le gambe, ma purtroppo i fianchetti ti impediscono di stringerle di più. Mi sento con le gambe un po' troppo larghe, sinceramente. Non si riesce a aderire molto bene con questi fianchetti. Nulla di irrimediabile, però trovo questa cosa un po' scomoda. Il manubrio ti costringe a stare in avanti col busto. Allora il manubrio forse è un pochino troppo, non in basso ma indietro, cioè lo preferirei un pochino più avanzato. Bene, abbiamo appena incontrato un signore che ci ha avvisato che c'è un po' di fango in queste zone. Adesso volevo un attimo provare a togliere l'ABS, modalità in marcia, ok, bisogna mettere la folle. Adesso è disinserito. Sì, direi proprio di sì. No, ok, divertente. Adesso qua purtroppo abbiamo la molta, che è la cosa peggiore che si può trovare. Divertente. Se devo dare delle conclusioni per quanto riguarda la parte off-road con la nostra Bear, io direi che sì, si può fare veramente dell'off-road leggero. La posizione in piedi non è ottimale, ahimè, purtroppo, almeno per quanto mi riguarda non è ottimale, però diciamo che anche stando seduti le sospensioni lavorano bene, ti permette di fare il tuo giretto
off-road. Eccoci alla fine del nostro giro, della nostra prova. Ci siamo fermati qui al Crossdromo di Cremona. Adesso ci posizioniamo un attimo qui e vi diciamo le nostre ultime impressioni. Venga cameraman. Allora, considerazioni generali. La moto nel complesso mi è piaciuta. Per quanto riguarda l'off-road, sicuramente non si può fare quello che stanno facendo loro. Credo proprio di no. Che bello. Ma non era una moto messa in vendita per quello. L'abbiamo sporcata un po' però. Adesso Allora, Davide te la laviamo, Sì, adesso la andiamo a pulire. Allora, per quanto riguarda l'off-road, in generale va bene. Si sente, secondo me, il peso rispetto, comunque, tipo l'ultima Royal Enfield che abbiamo provato era la Guerrilla, un'altra cilindrata, un'altra potenza e tutto. Il peso qui si fa sentire di più, dà meno confidenza, secondo me. Sullo sterrato. Sullo sterrato, sì, sto parlando di sterrato. La posizione di guida in piedi, tutto sommato, va bene. Sì, Il diciamo manubrio, secondo me, andrebbe un po' più in alto, però dopo andrebbe a diminuire il comfort per quando si è in strada. D'altronde bisogna sempre trovare un compromesso su queste moto che vanno sia in esatto, strada questa è che stata fuori strada. pensata per avere un compromesso sia su sterrato che, Esatto. che non, quindi sulla strada secondo me c'è qualcosa in più. Sì. Pur avendo il semitassellato, comunque la confidenza c'è, l'entrata in curva è buona, tiene la bella traiettoria anche col 19. Il cambio, ad esempio, io l'ho trovato molto morbido anche per strada. La frizione stacca un po' tardi. Sì, Noi abbiamo la moto in prova, non abbiamo toccato a livello di settaggi, però comunque le leve sono regolabili, dunque non lo considererei un difetto. Io, guarda, l'unico difetto che ho trovato è quello che ho detto anche mentre guidavo. Questo carter qui è un po' più bombato, io con lo stivale lo sfregavo qua quando andavo a schiacciare il freno. I freni mi sono piaciuti perché anche sì, il sì. freno dietro frena bene. come colorazioni abbiamo esatto. tre tipologie. C'è questa che è la Golden Shadow, Che è venduta a 7.400 euro. è la via di mezzo, perché Esatto. queste forcelle dorate sono una figata. Poi abbiamo la Petrol Green, che è quella verde Sì, petrolio. verde petrolio, Anche- che costa un centinaio di euro in meno, dunque 7.300. 7.300. E infine c'è la versione speciale dedicata a Eddie, A Eddie e- Mulder. Sì, quello. Mulder. Quello lì. Con la tabella portanumero col suo numero 249, e infatti la versione si chiama proprio 249 al prezzo di 7.500 euro. Esatto. Dunque alla fine vanno dai 7.300 ai 7.500. Esattamente. Le versioni a livello di dotazione sono tutte uguali, non cambia niente da una all'altra a parte la colorazione. Sì, l'unica cosa che cambia è la colorazione. Poi avete tutto su tutti e tre i modelli. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, commentate. scrivete qua sotto cosa ne pensate, se l'avete già provata, se vi piacerebbe provarla, le vostre impressioni. E noi ci vediamo Al prossimo video. Ciao belli. Sparito il cavalletto.